Flavio. Vittorio. Stai bene? Sei nervoso? Come sempre, prima di ogni concerto. Ma una volta al pianoforte passa tutto. Venga, commissario. Mio cugino la sta aspettando. Grazie, signor Bonomi. È stato un concerto fantastico. È un genio. Buonasera, signor Bonomi. Solo un Buonasera. momento, dottore. Buonasera. Mi dispiace, ho Vedo avuto che il servizio di sicurezza è molto efficiente. L'ingresso al camerino del maestro è riservato solo a pochi eletti. La cosa mi onora ancora di più. Non credevo ai miei occhi quando mi sono arrivati gli inviti da parte del maestro. Erano mesi che cercavo i biglietti per il concerto. Il maestro è rimasto molto colpito da un articolo sul giornale su lei e sul suo famoso cane, Rex, in cui si parlava anche della sua grande passione per Chopin. Dove il maestro è uno dei massimi interpreti al mondo. Il maestro ha una grande ammirazione per le nostre forze dell'ordine. Grazie. Mi dispiace soltanto che il suo cane sia dovuto rimanere a casa. Per questo non deve preoccuparsi. Rex ama gli U2. Allora capirà. I cani di oggi sono fatti in questa maniera. Flavio! 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 Dottore, lasci fare a me, ci penso io. È aperto. Maestro? Maestro. Flavio! Rex is a friend. He's running through the cities where we live, helping out the ones who fight for you and me. We can trust him as a friend. Around the world he'll be the same. We can trust him as a friend when they start a bloody game. Gli hanno fracassato il cranio. Morte istantanea. Ma è vero che l'hai trovato tu? Già, credo che sia un omicidio premeditato. Non posso immaginare che il maestro tenesse un oggetto del genere qui, in camerino. È morto mentre ascoltava questo brano, con questo gioiellino. 120 gigabyte, 30.000 brani. Un bel oggetto. Una volta ce l'avevo anch'io. E poi cos'è successo? E che è successo? Indovina un po'? Ah, Rex. Eccomi qua. Che c'è, Rex? Campione, ho già guardato qui se c'era qualche traccia. Questa è l'unica via d'uscita dal camerino, senza passare il corridoio. Forse Rex ha trovato qualcosa. Seguiamo.
Cosa hai trovato, Ah, bravo, campione. Ascolta, Morini, appena arriva la scientifica, fai perlustrare ogni centimetro quadrato di questo pianerottolo. L'assassino deve essere passato di qui. L'assassino o l'assassina? Vabbè, andiamo. Questo era il suo ultimo concerto in Europa. Tra poco più di un mese si sarebbe trasferito a Cincinnati per un importante incarico direttivo. Avrebbe limitato la sua attività concertistica, suonando solo negli Stati Uniti almeno per un po'. Senta, sa dirmi chi è che aveva libero accesso al camerino del maestro? Sì. Beh, sua moglie, Malissa, che però praticamente non veniva mai ai suoi concerti. E poi Vittorio Lombardi, uno dei suoi allievi all'Accademia di Santa Cecilia. Nessun altro. Ma stasera Stasera? Vittorio assisteva sempre a tutto il concerto e poi accompagnava il maestro a casa dopo l'esibizione. Ma questa sera io non l'ho visto dopo il concerto. E prima? Sì, prima sì. Deve essere andato via mentre Flavio stava ancora suonando. Cosa vorrebbe dirmi? Vittorio e mio cugino erano molto vicini. Vorrebbe dirmi che era... Sì, mio cugino era un omosessuale. Sì, certo. A che ora è lezione domani? Alle 9. Sei stato bravissimo. Penso che adesso che suo cugino è morto, Antonio non saprà più che fare. Comunque è il vice direttore dell'Accademia. Sì, ma per quanto? Non c'è più suo cugino a proteggere. Il telefonino me lo hanno appena regalato, solo che ancora non so come si mandano i messaggi. Ecco, vai sul menu e poi messaggi, vedi? Sì. Nuovo messaggio. Aggiungi destinatario. Ah, Hai visto, è semplice. ok. Mi sa che questo fine settimana vado a Siena. Ho troppo da fare nei weekend, non riesco a stare dietro a tutti i miei impegni. Che c'è? Oggi non ho la testa, ho lasciato la giacca in aula. Vabbè, io vado. A dopo. Antonio. Antonio. Non ti avevo sentito arrivare. Vittorio. È spaventoso. Già, Chi può averlo fatto? E per quale motivo? mi ci sto spaccando la testa. Flavio non aveva nemici ed era ben voluto da tutti. Non ce la faccio, Antonio. No, non dire sciocchezze. Penso che lascerò l'Accademia. Tra un mese darai l'ultimo esame. Al diavolo il mio esame. Non riesco a concentrarmi, non potrei superarlo. Ma Flavio diceva Flavio è sempre... morto! Flavio diceva sempre che tu sei un bravissimo pianista e che avrai un grande successo. Lo avrà detto solo perché gli piacevo. No. Tu hai molto talento, Vittorio, davvero. E sai benissimo che Flavio non mentiva mai quando si trattava di musica. E lui non vorrebbe che tu abbandonassi tutto. Mi sento responsabile. Se lo avessi aspettato nel suo camerino come sempre, Flavio sarebbe ancora vivo. Oppure saresti morto anche tu. Senti, Vittorio, ieri sera la polizia mi ha chiesto di te e io ho detto che tu eri andato via prima. Hai fatto bene, hai detto la verità. Sì, questo lo so. Il problema è che gli ho anche detto che tu e Flavio eravate... Sì, insomma. Non preoccuparti, tanto prima o poi l'avrebbero scoperto. Che cerchi? Le mie chiavi. Le tengo sempre in tasca. Forse le hai dimenticate da qualche parte. Come sono fatte? Il mio portachiavi è un lupetto blu. Lo dirò agli addetti alle pulizie nel caso le trovino.
Ma tu ne avrai una copia, no? Sì, non ti preoccupare. Mi ha fatto bene parlare con te. Quindi hai deciso di non rinunciare più, vero? No, non mi ritiro. Lei e il maestro eravate sposati da molti anni 15 anni. e sono stati anni difficili. Che cosa vuole sapere? Se in 15 anni di matrimonio abbiamo litigato? Perché in questo caso devo dirle di sì. Vede, commissario, quando tra marito e moglie c'è una così grande differenza di età, è difficile andare d'accordo. E poi immagino che le abbiano raccontato quali fossero i gusti di Flavio. Sì, sì. E così lei ha immaginato che il nostro matrimonio fosse solo di facciata. Perché non lo era? Mio marito mi amava veramente, anche se a modo suo. Il vero problema era il suo pessimo carattere. Comunque, penso sia importante che lei sappia che l'ultima settimana ha alloggiato all'Hotel Ritz. Infatti, dopo ogni nostra litigata, lui amava rifugiarsi in una delle loro suites. Così non potrà dire che non voglio collaborare con la polizia. No, Rex, no, da bravo, su, Rex. Mi scusi tanto, signore. Rex. Non si preoccupi, che evidentemente il suo cane ama la musica. Sì, ma che mi combini? Fai il bravo, stai al tuo posto, dai. Ma che figura mi fai fare, dai? Signora Bonomi, sa dirmi dov'è che si trovava ieri sera? Qui, da sola. Era il giorno libero della servitù. Ma perché, scusi, sono sospettata di qualcosa? Mi deve perdonare, ma da quando mio marito mi ha lasciato sola ho diverse cose da fare. Sì, certo, capisco. Tornerò in un momento più opportuno, la ringrazio. Qua, prego. Certo. Andiamo. Avanti. Dottor Bonomi, c'è il commissario Fabbri per lei. Ah, bene, lo faccio accomodare. Grazie. Salve, signor Bonomi. Commissario, come sta? Già al lavoro, vedo. Ho dovuto. L'accademia non si ferma neanche per la morte di mio cugino, dopotutto era il direttore. Ah, se vuole le faccio fare un giro della scuola intanto che parliamo. Molto volentieri, grazie. Andiamo, Rex. Prego. L'altra volta mi disse che lei e Flavio eravate molto legati. Sì. Eravamo cugini, ma siamo cresciuti come fratelli. Lui era tutta la mia famiglia. Un uomo magnifico. Con questo non voglio dire che fosse un angelo. Cosa intende dire? Beh, che non era facile stargli accanto. Il genio spesso si accompagna ad un ego illimitato. Io comunque riuscivo a guardare oltre. Ero il suo unico vero amico. Non riesco a credere che non ci sia più. Io me lo vedo ancora qui accanto a me. Dottor Bonomi, sa dirmi com'erano i rapporti con la moglie? Non buoni. Litigavano spesso. A causa di Vittorio? Certo che l'omosessualità di suo marito l'aveva cambiata. Da quando Flavio aveva iniziato questa relazione, lei era un'altra, era diventata aggressiva. E sa dirmi dove posso trovare Vittorio? Sì, certo.
sera ero qui, ma ho lasciato la sala durante il concerto. E dove è andato dopo? A casa, ad esercitarmi per la lezione di oggi. C'è qualcuno che lo può confermare? Non so, può chiedere ai miei vicini. Si lamentano sempre quando suono. Senta, è vero che doveva andare negli Stati Uniti col maestro? Sì, era un progetto. Ma? Ci avevo ripensato. E lui lo sapeva? No, Come mai ha cambiato idea all'ultimo momento? avrei avuto ottime possibilità negli Stati Uniti, ma il nostro rapporto era finito. C'era un altro uomo? Cosa? Ma che dice? E normalmente succede così. Non era questo il caso. Non ero più innamorato. Posso andare ora? Ho perso la lezione. Sì, certo. Andiamo, amico mio, eh? Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie. Morini? Sì. Cos'erano tutti quei salamelecchi? Niente. Dottore, lei lo sapeva che il dottor Gori si è messo a dieta? No, è vero che non lo sapevamo, Rex? Per forza che nervoso non mangia. Ma noi che ci importa? Noi lo evitiamo e risolviamo il problema, vero? Già. Piuttosto, sei stato al Ritz. Sì. Non puoi immaginare la suite di Bonomi. C'ha un televisore che è grosso quanto l'armadio di casa mia. Mia madre mi diceva sempre di imparare a suonare il pianoforte, ma io niente, negato, quindi... Perché ancora non hai visto casa sua. Hai qualcosa per me? Sì, in effetti sì. E che aspetti a darmela? Ah sì, l'ho trovato nel cassetto della scrivania. Ah, ma questa è una bozza di un Nuovo Testamento. E questa è la richiesta di divorzio. Hai capito? Altro che semplice litigata fra marito e moglie. Rex, mi sa tanto che ci tocca andare a parlare con la signora vedova. Andiamo, va? Buon lavoro, dottore, Ciao, Rex. Signora, lo devo valutare. Sicuro per la prossima settimana. Signora Bonomi? Mi scusi un attimo. Sì, do un'altra occhiata ancora. Sì, prego. Vedo che sta cambiando l'arredamento. Sì, questi mobili li aveva scelti Flavio. Io non li ho mai amati. Ho pensato che questo fosse un buon modo di elaborare il lutto. Eppure sta cercando di vendere il più possibile prima che le tolgano la casa con tutto quello che contiene. Vede, suo marito voleva divorziare e aveva cambiato il testamento. Che cosa? Non è possibile. Non ne sapevo nulla. Gaiba ha detto che è stato colpito con un solo colpo, sulla nuca. Chiunque abbia colpito Bonomi lo ha fatto con una forza brutale. Ci sono impronte? Sul tubo nessuna. Anche nel secondo camerino, sulle scale, al piano di sopra, non c'era niente, a parte quell'orecchino. A proposito dell'orecchino, sono venuto proprio per quello. Mannaggia. Io pensavo che fossi venuto per me. Invece no, sono qui per l'orecchino. No, l'orecchino. Vabbè, eccolo qua. Ah, grazie. Ma è autentico? Sì, ma non vale moltissimo. No. È un brillante molto bello, luminoso, profondo. Sì, è profondo. Grazie, ciao, Andiamo, Rex, va? No. Grazie, Rex. Come hai fatto a tenere lontani i giornalisti? Gli ho fatto credere che sarebbe stato seppellito al cimitero Flaminio. E loro sono andati là. Già. Grazie, Antonio. Flavio era una persona molto riservata e sono sicuro che non avrebbe voluto che quegli sciacalli venissero al suo funerale. E quanto ai suoi ammiratori, lo celebreranno ascoltando i suoi dischi. Flavio diceva sempre che questo è il più bel cimitero di Roma. Credo che fosse per i ricordi. Quali ricordi? Quando eravamo piccoli, abitavamo qui vicino. Non lo sapevo. Flavio non mi raccontava molto del suo passato. Spesso venivamo a giocare tra le tombe, per dimostrare ai nostri amici che noi eravamo più coraggiosi di loro. In realtà io avevo una fifa matta.
Ma Flavio no. E aveva convinto anche me che non c'era nulla da temere. Una di quelle volte è bastato un semplice rumore per farci scappare a gambe levate. Beh, anch'io, quando sarà, vorrei essere seppellito qui. Antonio, sono dispiaciuta. Di cosa? Che a volte ci siano state delle incomprensioni tra di noi. Sei una brava persona. Malice, posso parlarti un momento? Vittorio, sono molto stanca. Per favore. Ma che ti prende? Perché fai così? Avevamo detto che Lo so, ma non posso evitarlo. qui ci vedono tutti. Oh, finalmente un caffè. No, questo me lo bevo io. Dottor Gori, Sì. come va la dieta? Ma che gliene importa della mia dieta? Ma fate lavorare, vada. Male, male. Dottore? Dottore. Ma perché deve gridare? Non deve gridare, dottore. Di cambiare, dottore. Mi scusi, ma ho bisogno di chiederle una cosa piuttosto delicata. Senta, ho bisogno di un mandato di perquisizione per la villa della signora Bonomi. Vorrei sapere che cosa ne pensava. Dottore, Dipende da che cosa hai in mano. in mano? No, di cosa hai in mano, sì, in senso metaforico. Abbiamo una richiesta di divorzio da parte del marito, un testamento dove dichiarava che la signora Bonomi avrebbe perso tutto. E poi, come se non bastasse, abbiamo ritrovato nel pianerottolo adiacente alla stanza d'omicidio un orecchino. E la signora Bonomi, oltretutto, non ha nemmeno un alibi. Ecco. E che è? Tutto a posto, dottore? Se lei è sicuro, no, della pista che sta seguendo, faccia pure. Grazie. A proposito, come va la dieta? Come va? Ma cosa gliene importa a lei della mia dieta? Ma vada a lavorare, vada a lavorare, vada. Bestiaccia, ridammi il mio panino! Morini, stia zitta, non dica niente. Dottore, ho delle novità, eh? Ah, sì? Ho controllato l'alibi di Lombardi. I vicini sostengono di averlo sentito suonare la scorsa notte. Ah, interessante. E non è tutto. Antonio Bonomi chiede di parlarle, vuole che lo raggiunga in conservatorio. Ci sono delle cose importanti. Va bene, ci vado subito, Oggi al funerale di Flavio, Vittorio ha voluto parlare con Malice. Io non so quello che si dicevano perché ero molto lontano, ma è stata una discussione molto animata. Vittorio era nervoso e Malice sembrava arrabbiata. Mi sembra normale, visto il rapporto che c'era tra Vittorio e il marito della signora, no? No, come l'ho già detto, commissario, Vittorio e Malice finora erano sempre andati molto d'accordo. No, ci deve essere qualche cosa dietro. Magari è solo una mia impressione, forse ho fatto male a parlargliene. No, al contrario, ha fatto benissimo. Anzi, questa conversazione mi è stata molto utile, mi creda. Commissario, c'è un'altra cosa che le vorrei chiedere. Nel camerino di Flavio ci sono dei documenti, delle carte che riguardano l'Accademia e vorrei sapere quando potrò riaverli indietro. Più presto, toglieremo i sigilli, quindi. Grazie. Bene, ora tolgo il disturbo. L'accompagno. Sì. La ringrazio. Arrivederci. Arrivederci. Rex, Gori, nasconditi. Buongiorno, Morini. Dottore, buongiorno. È andato via, puoi uscire, vieni. Certo che stavolta l'hai fatta veramente grossa, eh. Ma che c'era nel panino, porchetta? Dì la verità, eh? Era buono? Mi hai fatto troppo ridere.
Dottore, abbiamo il mandato per casa Bonomi. Ah, bene. Avvertite subito Morini che lo aspettiamo fuori. Vado subito. Andiamo, Rex, dai. Ma quello non è Vittorio Lombardi. Già. E adesso facciamo anche una bella sorpresa. Amore, perché non hai usato le chiavi? Le ho perse. Vieni. Ti avevo detto che non dovevamo più vederci. La polizia sa del divorzio e anche del Nuovo Testamento. Non sapevo che Flavio avesse fatto i nuovi documenti. Quindi sospettano di te? Ah, sì, ma non di te. Dobbiamo fuggire al più presto. Non possiamo continuare così. Non posso portarti con me. Fintanto che tutta questa storia non sarà finita, non dobbiamo più vederci. Non posso farlo. Devi. Dottore, il mandato. Ah. Malice, Malice numero 12. Sì, mo' è un profumo, No, è il numero civico. Stai aspettando qualcuno? No. Nasconditi presto. Commissario, che piacere, non riuscivo a dormire. Cosa vuole che le dica? Forse saranno i troppi caffè che mi offre Morini, vero? Sì. Scusi, Che cosa c'è di così urgente? Richiami il suo cane. Lei lo sa che non ha diritto di entrare così in casa mia. Mi dispiace contraddirla, signora Bonomi, ma sappiamo che Lombardi si nasconde qui in casa. Allora? Morini, tieni compagnia alla signora. Signora, si accomodi. Hai sentito anche tu, amico mio? D'accordo, Rex, ora allontanati, dai. Signor Lombardi, venga fuori, so che si trova qui dentro. Mani bene in vista. Si volti, mani sopra la testa. Ecco, bravo, così.
Resti a sedere qui. Rex, controllo. Ehi, Rex! Lei, venga con me. Su. Rex! Sono nei guai, vero? Che cos'hai sentito? Qui non c'è nulla. E cosa cerchi? Fa vedere. Ottimo lavoro, campione. Ottimo lavoro. Sì, Alice e io abbiamo una relazione. E il maestro l'aveva scoperto? No, Flavio voleva fare outing. Voleva che tutti sapessero che lui era omosessuale ed io il suo amante. Per questo volevo lasciarlo. Con Flavio stavo bene. Mi portava sempre con sé. Ho conosciuto posti magnifici. Mi faceva fare una bella vita. Poi però mi sono innamorato di Malice. No, signora Bonomi, quando lei ha scoperto che Flavio l'avrebbe lasciata senza un soldo, lei l'ha ucciso. No, non è vero. No? Vediamo un po' che cosa mi dice di questi orecchini. Li riconosce? Sono suoi. Questo è stato ritrovato sul luogo del delitto, mentre questo in camera sua. Sono suoi, sì o no? No, non li ho mai visti, giuro, non li ho mai visti, non sono miei. Non è vero. Lei li indossava la notte in cui è stato ucciso suo marito. Non è vero, non è vero, non l'ho ucciso io, non è vero, non sono i miei. Non sono i miei. Oh, mangia, Filippo, dai. Dottore, si può sapere cos'ha? Non lo so, c'è qualcosa che non mi torna, è tutto così troppo ovvio. Dottore, abbiamo un movente. Abbiamo parecchie prove a carico. A volte la soluzione più semplice è anche quella più giusta. Già, ma non è questo il caso. Ah, anch'io sì. Ho ricevuto la mail. E quindi? E quindi non è stata Marissa a uccidere il marito. E ti pareva. E chi altri? Chi è che dall'inizio ci ha messo su questa pista? Antonio Bonomi. Appunto. Scusi, dottore, Io capisco i suoi dubbi, le sue perplessità, ma Antonio Bonomi non può essere stato, era lì con lei. Sì, lo so, infatti siamo entrati insieme appena abbiamo sentito gridare. Dottore, faccia una cosa. Io la vedo stressato e stanco. Vada a casa e si riposi un po'. Si mette un po' di musica. Ah, è vero, ha il lettore rotto. Ma ce l'avrà uno stereo. Si mette un bel CD, Chopin. Scusa, cosa hai detto a proposito del mio lettore? È rotto il lettore, però la musica ce l'ha, lo stereo. Si mette un CD, si rilassa, musica classica. Morini, te l'ho mai detto che sei un genio? Sì, svariate volte, ma non capisco perché. Neanch'io, però lo sei. Andiamo, eh? Sì, andiamo. Sì. Ci vediamo dopo, ciao. Filippo, mi raccomando, mangia tutto, Morini, hai una penna? Sì. Eccola qua. Vedi, Morini,
Il mistero di tutta questa storia è racchiuso in questo piccolo oggetto, un telecomando a distanza. Quella sera il signor Bonomi, dopo aver ucciso il cugino, ha attivato al di là della porta il lettore MP3, facendo partire il brano e facendomi credere che l'assassinio stava avvenendo proprio in quel momento, sotto i miei occhi, per avere un alibi. E che alibi? Io sono convinto che, una volta aperti i sigilli, il signor Bonomi si sarebbe impossessato del suo lettore. Altro che i documenti dell'Accademia. E quindi, dottore, lei pensa che questo lettore fosse di Bonomi? È probabile, ad ogni modo è facile scoprirlo. Ciascun lettore ha un numero, un codice che appartiene a un proprietario. E va bene, ma ci saranno più di 30.000 brani qui dentro. Come facciamo a trovare proprio questa registrazione? Morini, se siamo fortunati, è l'ultimo brano che è stato riprodotto. Allora, mi sembra che sia tutto in ordine, no? Sì, signore. Faccio convocare gli allievi che dovranno suonare. Allora siamo d'accordo, eh? Dottor Bonomi, sta organizzando un altro concerto? Ah sì, commissario, stasera c'è l'esibizione degli allievi dell'Accademia di Santa Cecilia. Se vuole le faccio riservare un posto, commissario. No, la ringrazio. L'altra sera al concerto non è stato suo cugino ad invitarmi, ma lei. Perché voleva che diventassi il suo alibi. Non capisco di che cosa sta parlando, commissario. Fin dall'inizio ha tentato di far ricadere sospetti su Vittorio e Malissa. Ha addirittura comprato un paio di orecchini. Uno l'ha messo sul luogo del delitto e l'altro nella casa della signora. Ma cosa dice? Ma io non capisco perché lei si inventi una storia così assurda, commissario. Sapendo già perfettamente chi sono i colpevoli. E poi, mi scusi, ma come avrei fatto ad uccidere Flavio trovandomi contemporaneamente fuori dalla porta del suo camerino con lei? Morini, vai. È stato molto bravo. Ha fatto registrare questi suoni, poi li ha messi nel suo lettore. Abbiamo controllato. Se quando abbiamo trovato il corpo di Flavio lei non mi avesse impedito di entrare nel camerino, io avrei fatto sparire tutto. Mi tolga una curiosità. Perché ha ucciso suo cugino? Perché aveva deciso di non portarmi con lui a Cincinnati. Voleva rompere col passato, con me, con sua moglie, dopo tutti questi anni. Ha detto che aveva pagato il suo debito. Come se una cosa come questa potesse mai essere ripagata. È stato lui a farle questo? Sì. Da bambini. Io ero molto più dotato di lui con il pianoforte. E lui questo non lo sopportava. Era riuscito a far credere a tutti che si era trattato di un incidente, ma io sapevo che non era così. Io avevo una grande carriera davanti a me e lui me la... Non capisco come è potuto restare accanto a un uomo simile dopo quello che le ha fatto. Eravamo solo due bambini. Flavio si era scusato con me e io alla fine l'avevo perdonato. Ho vissuto degli anni meravigliosi accanto a lui, in simbiosi con la musica. Le sue mani erano diventate le mie mani. E adesso per un capriccio tutto sarebbe finito, tutto sarebbe finito.
Signor Bonomi, la prego, mi segua. Fermo! Ehi, Rex, sto bene. Vai, prendilo, su, corri! Bonomi, stai fermi! Morini! Dottore, dove è andato? Da quella parte, dai, andiamo! Dai! Fermo! Mani sopra il volante! Mani sopra il volante! Morini, di la forma magica, va! Sì, vabbè, ho capito. La dichiaro in arresto per l'omicidio di Flavio Bonomi. Fuori. Avanti. Fuori! Bravo, campione. If I see problems, I look in your eyes. Relax and know that I'm on your side. Villains and thieves, they better beware. Into the plans, I'll throw a big scare. My name is Rex. I am a spread to the people. Rex. I'm going out of this trouble. Give the command. I'm off to the chase. Running, jumping, son of a case. Villains and thieves, they better beware. Into the plans, I'll throw a big scare. My name is Rex. I'm best friend to the people. I'm going out of this trouble. Give the command. I'm off to the chase. Run, jump, solve the case. My name is Rex. I come from Vienna, transfer the room. The Turner City, now I'm at home. Climate is different, probably the same. Catching the bad guys are part of my fame. Rex.